Ciao a tutti e benvenuti in Appuntamento in Giardino. Mi trovo davanti al garage di casa mia, un garage che in questo periodo viene allestito un po' per ospitare le piante che non vogliono il freddo. Qualcuno potrebbe anche gradirlo un po' di freddo, gliel'ho già fatto prendere, però a un certo punto, visto che le temperature sono scese tanto, vanno ricoverate. Quindi adesso entreremo all'interno di questo garage che è veramente un magazzino, ma ci sono anche le mie piante. Questo è un garage adiacente alla casa dei miei vicini. Il muro che collega il garage alla loro stanza è un muro importantissimo perché nella loro stanza c'è questo grosso caminetto che viene acceso poi nel periodo freddo. Automaticamente questo caminetto scalda il muro che collega il mio garage e quindi nel mio garage in inverno, anche quando fa molto freddo, c'è una temperatura che per queste piante è sostenibile per poter rimanere anche solo ferme ma non correre il rischio di gelare. Quindi adesso entriamo. Ci tengo a ringraziare 4 persone che mi danno questa opportunità, che sono Marco e Daniela, che sono i miei ex vicini di casa che avevano allestito questo camino e quindi mi hanno dato questa possibilità di utilizzare il garage. E adesso i nuovi vicini che sono Nicolò e Lavinia, che ringrazio veramente tantissimo, e ringraziano anche le mie piante perché qua dentro c'è una parte vetrata che lascia passare la luce e in più all'interno c'è una temperatura che permette a queste piante di non gelare. Adesso ci muoviamo all'interno per vedere quali piante ho ospitato e poi dopo ci facciamo un giro per parlare anche di alcuni elementi che si possono utilizzare sempre per proteggere le piante, anche perché nello scorso video ho parlato della neve e del ghiaccio, ma riferendomi soltanto per quello che riguarda gli accessori alle lastre di cartone da mettere in giardino per proteggere, ma ci sono altri materiali che si possono utilizzare e li vediamo insieme in questo video. Le piante che si trovano all'interno del garage sono i geranei, che bisogna proteggere assolutamente da un freddo intenso. Quando arriva l'autunno diventano abbastanza brutti, almeno i miei, e quindi vanno protetti. In più poi recupereranno in primavera. In più ospita questo garage una felce, una Splenium nidus, una pianta molto facile da trovare in commercio, che adesso è molto piccola perché ho deciso, siccome era un po' sofferente, ho tagliato tutto ciò che c'era di secco, stanno crescendo le nuove foglie. Non avrà un buon sviluppo perché qui poi la luce, anche qui non è un ambiente particolarmente luminoso, solo al mattino prende una buona luce e quindi gli lascio sviluppare le sue foglie sempre con una protezione. In primavera, scusate, c'è una latta di metallo che ogni tanto fa questi rumori perché adesso col sole tende a scaldarsi un pochettino. Questa pianta svilupperà poi in primavera ed estate delle bellissime foglie se la teniamo in ombra. È una pianta che non gradisce la luce solare, però vuole comunque un'ombra molto luminosa. In questo garage sono ospitate le euforbie, i cactus colonnari che tengo fuori, alcune piante grasse come la crassula, un tipo di crassula che non sopporta assolutamente il freddo. Ci sono le aloe vera, anche loro sono ospitate qui, e in più le regine di questo garage devo dire che sono la Dicksonia antartica, che io ricovero. La Dicksonia è una pianta che può sopportare anche il freddo, ma non un gelo prolungato. Qualche grado sotto lo zero riesce a sopportarlo magari per qualche notte, però dopo bisogna cercare di coprirla con del tessuto non tessuto. Qualcuno prende le sue foglie e con le foglie stesse protegge questo tronco perché è una felce arborea, quindi tende a crescere in altezza, protegge il tronco con le sue stesse foglie, tanto poi ne fa di nuove in primavera. Io preferisco di portarla qui perché anche se c'è poca luce, questa pianta vedo che rimane ferma, ma non seccano le sue foglie, a parte qualcuna che è già seccata in autunno, all'inizio dell'autunno, perché ha perso un po' la sua funzione, diciamo, rimpiazzata da foglie nuove. In più c'è la ciatea, che tengo anche qua, adesso non so se dall'inquadratura si vede perché qui è un pochettino buio, una grossa pianta di ciatea con una divisione, ho praticamente 2 piante nello stesso vaso, che si sviluppa benissimo. Quello che dovrò fare qua dentro, visto che è un ambiente che comunque viene leggermente riscaldato, è cercare poi di mantenere l'umidità all'interno dei vasi perché altrimenti seccano, come è successo qualche anno fa. Mi sono dimenticato della ciatea, le sue foglie sono seccate, quindi poi ho dovuto riprenderla in primavera per fargli un nuovo sviluppo, fargli fare un nuovo sviluppo per quello che riguarda le foglie, ma è una pianta molto veloce. Vicino alla finestra
alla porta, scusate, del garage, ho sistemato la Nepenthes Miranda. Quest'anno è una novità, l'ho sistemata qui perché in casa non ho veramente più spazio, e in più tutte le tillandsie. Adesso le vediamo insieme. Ecco quella che è la sistemazione in questo angolo del garage di alcune piante che non posso tenere all'esterno proprio per una questione di temperatura. Allora, abbiamo la begonia corallina che ho sistemato qui. Le mie tillandsie sono tutte ammassate qua perché questo è il punto più luminoso, loro hanno bisogno di una buona illuminazione durante la stagione invernale, rimarranno qui fino a marzo, i primi di aprile, poi pian piano comincerò a portarle fuori, magari metà aprile. Non vedo l'ora che arriva quella stagione perché il ricovero delle piante è una cosa che mi dà un po' di sofferenza. A me piace vederle fuori, le piante che prendono il sole, le piogge, se ce n'è bisogno ed altro. In più c'è una Drosera capensis che ho sistemato anche qui, e qua dietro le tillandsie e la begonia potete vedere che c'è la Nepenthes Miranda che sta crescendo abbastanza bene, ha una buona illuminazione, e in più vediamo se riesco a farvi vedere, ha prodotto anche una trappolina. Adesso non so se si vede, sposto un po' la begonia, qui è tutto ammassato, una delle sue trappole, in più ce ne sono altre che le sta pian piano formando. Logicamente questa è una condizione per la Nepenthes che è non proprio ideale al 100% perché prende luce solo al mattino, poi il pomeriggio qua comincia a scurire veramente tanto, però vedo che sta bene. Anche qui vanno bagnate abbastanza perché il garage, come dicevo, è leggermente riscaldato. Per quello che riguarda invece le tillandsie, siccome è vero che è riscaldato, ma è un ambiente un pochettino freddino, la notte qui fa abbastanza freddo, ma non al punto di poter far soffrire queste piante, comunque vanno bagnate, e io in inverno le tillandsie solitamente le nebulizzo, non le bagno più molto, ma le nebulizzo magari una volta alla settimana, due volte alla settimana se ci sono giornate particolarmente calde, ma le lascio sempre abbastanza asciutte, proprio per il pericolo di marcescenza, perché molte tillandsie, come potete vedere ad esempio questa, è rivolta verso l'alto, quindi quando io nebulizzo l'acqua si accumula all'interno delle foglie e rimane un po' stagnante. Questo con il freddo può creare delle marcescenze, quindi ci vado molto cauto nelle bagnature. Per adesso questa è la loro sistemazione e non vedo l'ora poi in primavera di poterle portare di nuovo fuori all'aperto per godere anche delle loro fioriture. Probabilmente qualcuna comincerà a fiorire anche in inverno, vedremo quello che succederà. Come dicevo anche nel video precedente, riferito alla neve e al gelo, ci sono delle situazioni e dei materiali che permettono la sopravvivenza delle nostre piante. Qui abbiamo una situazione che è quella di un giardino roccioso che ho allestito l'anno scorso, che ho creato, andrà pulito, andrà un pochettino ripulito da tutto ciò che sta crescendo infestante all'interno. Il mese di novembre, comunque l'inverno, sarà nelle giornate magari con un po' di sole, sarà ideale per mettersi qui con una cesoia e tagliare tutto ciò che dà disordine, e anche dividere un pochettino i semprevivi perché tendono a colonizzare ampie superfici coprendo le pietre e togliendo un po' l'aspetto estetico del piccolo giardino roccioso. Qui potete vedere che ci sono anche dei cactus, questi sono sempre dei Trichocereus ecco, Shinkendanzi, che io sbaglio sempre questo nome, e in più c'è una cactacea di cui non conosco il nome e che è abbastanza robusta, sopporta anche la neve, nel senso questa è veramente una pianta rusticissima. È l'unica cosa che ha delle spine molto lunghe ed è un pericolo per i miei gatti, quindi io tutte le volte vengo qui tagliando un po' di spine per evitare che i miei gatti si feriscano magari agli occhi andando a cacciare le lucertole. Allora, parlavo di situazioni per proteggere le nostre piante, questa è una situazione ideale per le piante che hanno una certa rusticità, ovvero la posizione del giardino roccioso contro questo muro. Questo muro prende il sole tutto il giorno, quindi accumula calore e poi la notte lo rilascia e fa sì che questa zona qui, nonostante ci ha già nevicato un pochettino l'anno scorso e con l'arrivo di questi freddi, le piante stanno benissimo, non sono gelate. C'è anche un Echinopsis multiplex che è un pochettino più delicato, ma anche lui è ancora vivo, anche qui ce n'è uno, e in più ci sono delle cactacee come il Trichocereus shinkendanzi che sopportano comunque il freddo, quindi possiamo allestire un qualcosa di questo tipo con i semprevivi e i sedum,
con piante che comunque hanno un po' di rusticità. Se mettiamo qui delle orchidee tropicali contro il muro, all'esterno, in pieno inverno, in una zona come la mia, che le temperature scendono anche a meno 5, meno 6, meno 7 gradi, logicamente le perdiamo. Queste sono tutte piante che comunque hanno una rusticità e anche una leggera rusticità. Il muro le protegge. Parlando invece di materiali utili per la protezione delle piante nel periodo freddo invernale, abbiamo un materiale formidabile, che è quello del tessuto non tessuto, che viene venduto con questi lunghi fogli che si possono poi aprire, quindi copre delle ampie superfici. È un materiale che si può anche ritagliare con una semplice forbice a misura, può essere ritagliato anche a piccoli pezzi e, volendo, adesso mi recupero un attimo il mio tessuto, volendo possiamo anche tagliarne un pezzo e con questo pezzo possiamo prendere un vaso e ricoprirne la superficie. Prendo questo come esempio, mettiamo che qui c'è la nostra pianta abbastanza delicata, possiamo prendere il nostro tessuto non tessuto e ricoprire proprio il vaso. In questo modo le piante vengono protette poi dal freddo invernale per quello che riguarda il terreno e l'apparato radicale. Se è una pianta che soffre e sparisce poi durante l'inverno, le radici saranno protette, la pianta ricaccerà. Se è una pianta che fa questo, magari una semirustica, una che in inverno sparisce, poi tipo un bulbo, potrebbe essere magari una protezione per dei bulbi che possono essere magari semirustici, potrebbe essere una condizione ideale, o anche per le piante grasse va benissimo. Per tutte le piante che comunque, per quello che riguarda l'apparato radicale, hanno bisogno di una protezione, quindi possiamo usarlo in questo modo. Oppure possiamo anche utilizzarlo aprendolo, perché poi se non lo apriamo abbiamo un foglio molto sottile, un velo sottilissimo che permette alla pianta di essere protetta dal freddo, che possiamo utilizzarlo anche doppio volendo. Possiamo aprirlo per bene e ricoprire proprio la nostra pianta per dargli una protezione per quello che riguarda la parte aerea. Adesso questa pianta non ha bisogno di protezione, è rusticissima, però per esempio, per fare un esempio, vi faccio vedere, noi possiamo prendere il nostro telo di tessuto non tessuto, possiamo aprirlo e avvolgerci la nostra pianta poi per quello che riguarda il periodo freddissimo, magari con 2 teli. Questo è soltanto un esempio, è tanto per farvi vedere. Possiamo avvolgere la chioma della nostra pianta da proteggere e poi andremo con un elastico, con un qualcosa, una cordicella, a chiudere al di sotto in modo che tutto l'apparato della pianta che riguarda rami e foglie venga protetto da questo telo non tessuto. Questo è un telo che però dà un pochettino di lavoro, perché è vero che noi possiamo chiudere così la nostra pianta, ma in una giornata di sole particolarmente forte all'interno si crea un calore abbastanza potente, e quindi il lavoro che ci darà il tessuto non tessuto è quello che nelle giornate poi molto calde, che ci sono poi anche in inverno, cosa dovremmo fare? Dovremmo cercare di arieggiare la nostra pianta, altrimenti rischia veramente di prendere un colpo di calore. Quindi faremo questo durante il giorno, quando sarà un sole molto caldo, e la sera andremo a ricoprire la nostra pianta, chiudendola poi di nuovo e legandola con un telo alla base in modo da creare una sorta di cappuccio. E quindi sì, è uno strumento che serve per proteggere le piante dal freddo, però dà un pochettino di lavoro. Molto importante arieggiare la pianta nelle giornate calde. Io l'avevo utilizzato per una pianta, mi sembra una pianta carnivora se non erro, che era semirustica, mi ero dimenticato di aprire il tessuto non tessuto e il sole in 2 giorni me l'ha bruciata, e quindi attenzione all'utilizzo di questo materiale. Qui potete vedere che questo è un gazebo che io dal giardino, anche abbastanza pesante, un gazebo molto pesante, dal giardino ho portato qui, l'ho appoggiato ad un muro e ancorato leggermente ad un muro, e tutte le volte che arriva l'inverno, il tardo autunno, io lo ricopro con questi teli di plastica, sono quelli che si usano nei balconi, tipo serretta chiusa. Questo è un gazebo che non è ancorato al suolo, è appoggiato e attaccato leggermente al muro della casa. Qui dentro sopra c'è una lastra di policarbonato, prende una fantastica luce, e qua dentro tengo quelle piante che sono semirustiche, che riescono a sopportare anche delle temperature abbastanza rigide.
come la gardenia. Io tengo una gardenia qua dentro, tutti gli anni lei sta lì immobile, non cresce, però sopporta tutto. Tengo il Drosophilum lusitanicum, questa pianta carnivora che vuole una temperatura un po' fresca nell'inverno, alcune piante carnivore semi-resistenti, ed altre piante che ricovero qui perché è una situazione veramente ideale. Tantissima luce durante il giorno e anche qui adagiato al muro che scalda e di notte rilascia calore all'interno di questa struttura. Avere una serra è un po' il sogno di chiunque ami le piante e le voglia coltivare anche in una situazione di protezione. Qui ad esempio io ho allestito una serra a tunnel per fare questo orticello all'interno dove coltivo alcune verdure. Possiamo fare delle serre a tunnel con il telo di plastica legato con dei tiranti al terreno, altrimenti possiamo anche scegliere una serra in vetro da sistemare in giardino. Ci sono delle bellissime serre in vetro, delle strutture favolose a forma di casetta che sono veramente il top in giardino per quello che riguarda anche l'aspetto estetico, con delle colorazioni magari del metallo sul verde, insomma delle cose, o del rosso, insomma delle situazioni favolose. Però purtroppo questo tipo di serre rispetto a quella tunnel, che possiamo riparare sempre in qualche modo, possiamo cambiare il telo, possiamo sistemarla in maniera diversa, che è abbastanza facile da gestire, dico abbastanza. Quelle in vetro possono essere robuste, tra il delicato e il robusto, perché sì, sono robuste, il vetro e tutto quanto è struttura metallica, quindi per il vento questo potrebbe andare abbastanza bene. Però ad esempio immaginiamo una serra in giardino di vetro con una grandinata, ce ne sono state qui veramente potentissime, che distrugge i vetri. Qui se mi buca la plastica della serra a tunnel, male che vada gliela cambio, per quell'anno la tengo così, quando arriva l'inverno magari gli cambio la plastica e il costo è anche abbastanza contenuto. Cambiare i vetri di una serra di un certo tipo vuol dire spendere anche tanto, quindi c'è anche da considerare il costo, e anche all'acquisto questo tipo di serre sovente hanno dei costi abbastanza proibitivi. In più c'è anche da dire che le serre di questo tipo hanno bisogno di un basamento di cemento, deve essere sistemato, e tutto ciò che viene cementato in giardino e fermato al suolo deve essere poi denunciato, nel senso bisogna chiedere dei permessi, e quindi tutto diventa molto più difficile. Anche qui sulla serra a tunnel c'è da dire che può formarsi umidità all'interno. Io questa serra a tunnel non l'ho chiusa, ha soltanto questo telo che la copre, però nelle due estremità è aperto per permettere proprio un arieggiamento all'interno. Non tengo piante che sono particolarmente delicate dentro nell'orticello, ci tengo dei cavoli, cose di questo tipo, perché non voglio chiuderla, perché ultimamente qui nella mia zona arrivano dei venti che hanno una potenza incredibile e ho sempre il terrore che possa sollevarsi poi la serra. Quindi la tengo così in modo che il vento entra da una parte ed esce dall'altra. E in più non permette il ristagno dell'umidità con il gocciolamento poi sulle mie piante. La serra a tunnel potete vedere che è arrotondata, quindi praticamente quando si forma l'umidità tende a scendere lungo le pareti della serra. A volte si accumula un po' nella parte centrale, ma solitamente tutto ciò che si forma come acqua nel telo tende poi a scorrere di fianco. In questo modo le piante vengono abbastanza protette, a meno che non le abbiamo proprio appoggiate al telo, tra l'altro come ho fatto per alcune io, della serra. Quindi facciamo anche attenzione sulla sistemazione interna dell'ambiente per quello che riguarda una serra da giardino. Ci sono delle serre che possono essere utilizzate anche nei balconi, nelle verande, ci sono delle piccole serrette che vengono vendute solitamente in primavera, che possiamo portare nei nostri balconi. Ricordiamoci sempre di creare qualche buco, di lasciare qualche passaggio di aria per non permettere appunto l'eccesso di umidità, ma anche un eccesso di calore poi durante le giornate calde che si presentano anche negli inverni. Un altro materiale utile che possiamo utilizzare per la protezione delle nostre piante è la paglia. Io qui l'ho sistemata sui finocchi, purtroppo c'è stata una gelata potentissima e quindi potete vedere che i miei finocchi si sono un po' afflosciati. Questi sono adesso da raccogliere, periodo di raccolta dei finocchi, quindi andrò a farmi la mia raccolta, grandi o piccoli che siano, li porterò poi in tavola per essere consumati. Comunque la paglia è questa, potete vedere, qui c'è nevicato anche sopra, io ho sistemato un buon strato di paglia per proteggere proprio la base della pianta di finocchio. La paglia può essere sistemata in giardino
come protezione per le piante tutto l'inverno. Volendo la possiamo anche lasciare in giardino perché poi si disgrega col passare del tempo con gli agenti atmosferici. Disgregandosi porta poi degli elementi nutritivi al terreno. L'unico problema che io ho notato con la paglia è quello che quando arriva la primavera arrivano le piogge, nello stesso tempo arrivano orde di lumache affamate da tutte le parti e la paglia dà alle lumache un ambiente ideale per sostare al di sotto a riparo dai raggi del sole, e quindi tutto ciò che avremo poi sulla paglia, se non facciamo attenzione, verrà divorato dalle lumache. Quindi solitamente io la paglia la utilizzo d'inverno e poi in primavera la elimino, perché la porto nel compost ad esempio, perché altrimenti diventa la casa delle lumache e io alla fine non mi raccolgo più nulla da portarmi in tavola. Del cartone ne abbiamo già parlato nello scorso video dedicato alla neve e al gelo, queste lastre che possono essere sistemate alla base delle nostre piante. Abbiamo anche le foglie che possiamo raccogliere, la caduta delle foglie nelle nostre piante in giardino permettono di accumulare del materiale che poi può essere portato nell'orto alla base delle piante più delicate. Vendono, ho visto online e in alcuni negozi, anche delle campane di plastica per ogni singolo ortaggio da portare in giardino. Quello è anche un sistema di protezione, ma anche lì, ritornando all'umidità che si crea all'interno, facciamo attenzione, arieggiamo tutto ciò che c'è all'interno, perché altrimenti rischiamo di dare alle piante poi delle botte di calore, anche in un periodo magari particolarmente freddo, in cui però ci sono a volte queste giornate molto calde. Mi sono segnato nel mio foglio anche quei dischi di fibra di cocco che vendono in alcuni negozi, non sono molto facili da trovare, io qui in zona non li ho mai trovati, però li ho visti in altri vivai, in altri garden center. Sono questi dischi con un buco all'interno e con un taglio che permettono di essere aperti e sistemati sotto, proprio circondare il tronco della pianta adagiandosi sul terreno, e in quel modo si crea anche lì una sorta di protezione. Può essere ideale per i vasi, magari scegliendoli del diametro giusto proprio del proprio vaso, in modo che tutto venga ben coperto. Ottimi come materiale pacciamante, non permettono neanche la crescita delle erbacce e tutto viene protetto in questo modo. Non so dirvi nulla sul prezzo perché non li ho mai acquistati, quei pochi che ho avuto in giardino arrivavano da piante coltivate in vaso che io ho acquistato, che avevano già il disco inserito sulla superficie della terra. E poi ho sistemato ancora i teli di juta, che sono questi sacchi che li troviamo dai negozi che vendono semenza, molto spesso si possono trovare. Io li ho utilizzati per fare la pacciamatura per le fragole, in modo da dare un po' di superficie pulita allo sviluppo dei frutti, ma volendo possiamo anche utilizzarli, anche ritagliandoli, come materiale pacciamante del giardino e protezione per l'inverno. Bene, siamo arrivati alla fine di questo video, io direi di non aggiungere altro perché ho già parlato di parecchi materiali e parecchie situazioni di protezione per le piante. Direi che possiamo vederci ad un prossimo appuntamento in giardino. Io con questo vi saluto, se volete iscrivetevi al canale e azionate la campanella per ricevere poi le notifiche dei video di volta in volta quando vengono creati. Ciao a tutti e come sempre grazie. Ciao ciao!